Bene, buongiorno amici, sono le 9 passate, stiamo per prendere il traghetto che ci porterà a Kirk, dall'isola di Rab. Qua c'è Manuela, un po' assonnata. Non trovo il cellulare. Qua il cellulare davanti a te. E niente, questo è il traghetto. Adesso la direzione di fatto non è Kirk ma è Cres, ovvero in croato Tres. Non so perché la C la dicono T, boh, sarà un'influenza nostra, boh. Chi può dirlo? E niente, adesso aspettiamo che ci fanno imbarcare. E poi proseguemos, come si vuol dire, amore, proseguemos? Proseguemos, Allora, questa è Otoplavnik, sarebbe l'isola che dallo stretto che porta da Kerk a Rab e viceversa, si trova in mezzo a Cres. Quella lì invece, dietro la barchetta, non so se si vede, è Cres, l'isola che noi veramente amiamo, infatti ci torniamo. Ed è, allora, Otoplavnik è un'isola deserta sostanzialmente, non so per quale motivo, probabilmente per preservare l'ambiente. Allora, noi già siamo stati a Kerk in effetti, non l'abbiamo amata in maniera particolare, forse è troppo commerciale, turistica per i nostri gusti, però magari un giorno gli daremo una seconda possibilità. E insomma, piove, ma comunque è affascinante, dai, è sempre bello arrivare a Cres. Mi sa che rinforzerà lì a Cres, la vedo nuvoloni un po' più prepotenti, diciamo. Però vabbè, che dobbiamo fare? Questa è la vita del motociclista. Non si vede una minchia. Ho messo la luce, ma non si vede una minchia. Fai vedere il tuo outfit stasera, ma non è così figa. Ho crimi stasera. Crimi con la giacca del tagliere. Allora, questo sono io, sempre bellissimo, con il mio outfit praticamente sempre identico. E niente, delusione. Dovete sapere che qualche anno fa, ma forse nel video di Crest di un paio di anni fa, c'è una clip o più clip di Manuela Ubriaca. Di Manuela Ubriaca in un locale che facevano, dove facevano gli hamburger di tonno. Una cosa troppo buona. Minchia, chiuso. Porca puttana. Ora c'è una cosa dove mangiano i tedeschi 2 cappuccini e una fetta di torta divisa in 2. Si tenessero i tedeschi. Eh sì, siamo molto offesi come italiani. Il rancore. Siamo Daniele e Emanuela in vacanza, in modalità super vacanza, cioè sveglia tardi, colazione tardi, siamo a Cres. Siamo in un sentierino qua? Sì, ma dobbiamo andare di là. Ok, allora andiamo a fare un po' di trekking, anche perché se no ci infossiamo nell'ozio. Come sappiamo bene, l'ozio è il padre dei vizi. Ho fatto dei percorsi da fare con la moto, noi l'isola la conosciamo già, la vogliamo snocciolare, uno di quei posti in cui torniamo sempre molto volentieri. E insomma, oggi niente mare, facciamo un po' di trekking qui a Cres, un sentiero di circa 2 ore. Non è vero, sarà forse mezz'ora tutto. No, neanche. Neanche, vabbè, per noi va bene. I nostri follower non lo sanno però, quindi il sentiero è di 2 ore, è impervio, ci sono le pietre, si cammina in mezzo alla natura, in questo sentiero. Ci sono melograni, fichi. No, fichi niente, bastardi. No, gli alberi ci sono, olivi. Tra l'altro, l'olio di Cres è di una bontà. Facciamoglielo dire. Che è? Squarpadino? Che è? No, è un animale. No, amore, non è un animale. Sono le 2 orecchie. Le pecorelle. Molti amici mi hanno chiesto come mai dedichi così tanto tempo a Cres. Ma ti devo dire, perché è bella. Dopo vari giri tra Turchia, Grecia, Caucaso, gli altri posti che visitiamo e non vi raccontiamo, questo è il posto che forse più ci fa sentire a casa. Purtroppo però, come tutte le cose belle, talvolta vengono un po' rovinate, ma non rovinate dall'uomo, forse l'economia.
i prezzi sono tanto aumentati. Noi nel 2017, quindi neanche tantissimi anni fa, spendavamo veramente la metà, sia per mangiare che per dormire, dai. Dici, però ci torni uguale. Sì, ci torno perché mi piace, preferisco mangiare una pizza in meno in Italia e spenderli qui. E su questi sentieri ci sono questi bellissimi olivi, no? Questi oliveti. A Crest si coltivano due tipi di olivo, il Simiaca e il Plominka. E detto così può sembrare una cosa brutta, ma è una tipologia di olivo. E tra questi oliveti pascolano, ma tra l'altro anche in maniera libera spesso, delle pecore di razza autoctona cressina, la Kreshka Ovcha. Allora, questo sentiero è quello che parte dalla città di Cherso, sono più o meno 15 fermate e richiede più... 80 minuti di Eh? cammino. Quello breve 80 minuti di cammino. Ok, il cammino breve è 80 minuti, quello grande 100 minuti. E più o meno il giro più grande sono 6 km. Io non penso che li faremo tutti. Penso che faremo quello un po' più breve. Una cosa caratteristica di Cres sono i muretti a secco, ma non solo a Cres. Questo è un muro a secco di tipo singolo. Singolo perché c'è soltanto una pietra tra una parte e l'altra, più o meno. Il vantaggio di questo tipo di costruzione era la rapidità di costruzione e il minor uso di materiali. Dobbiamo immaginare che per fare questi muretti bisognava davvero usare tanta forza lavoro. E a cosa servivano questi muretti? Oltre a delimitare i terreni tra i vari proprietari, chiaramente, servivano per evitare che il vento servivano per evitare che il vento disperda terra, sementi e concimi e roba varia. Alcuni hanno più di 500 anni, però quelli che ho visto che hanno più di 500 anni erano da un'altra parte. Questi non so a che anno possono essere attribuiti. Quelli che ho visto io erano nella parte sud-est di Cherso, che però si vede in un video. Nel primo video di Cres c'è un punto in cui Guardarvi i muretti a secco. era guardare i muretti a secco, esatto. Ma poi infatti che cazzo ne frega il muretto a secco? Che cazzo è? Comando. Mi raccomando, fatevi una cultura sui muretti a secco. Sull'isola di Cherso sono presenti circa 113 luoghi definiti sacri, e questo è uno di essi. La chiesetta di San Simone purtroppo è un rudere, come praticamente tantissime altre costruzioni erette da chi si occupava di ruralità, quindi dagli agricoltori. Ho trovato questa tenuta ferma da una pietra. Quindi così, qualcuno l'ha lasciata nel caso qualcuno volesse leggere il Vangelo secondo Giovanni. E lascialo là, Esatto. sotto la pietra, magari qualcuno vuole pregare. Ok. Carina, Sì, molto, effettivamente sì. Quindi dicevo che questa chiesetta addirittura è stata datata tra il XII e il XIII secolo. Sicuramente all'interno non c'è mai stato niente di prezioso, semplicemente un luogo di culto eretto così, come lo vedete voi, come noi vi facciamo vedere a voi. Carino, mi piacciono queste cosine un po' lasciate andare, un po' così. Allora, come avete visto sicuramente, questi sentieri sono fatti da ciottoli, no? Allora, questo ciottolame, gli abitanti del posto, nel frattempo mi stanno mangiando le mosche, morirò, lo chiamano cogulo, che insomma il termine può essere non dei più belli, però per i veneti questo termine è molto molto significativo, perché cogulo non è altro che una forma dialettale della parola cogolo, che vuol dire proprio pietra, cioè ciottolo. Che dire, questa tecnica di costruzione, qui rientra anche un attimino la mia passione storica, risale al 4000 prima di Cristo ed è stata inventata in Mesopotamia.
E insomma, queste strade qua sono più o meno risalenti tra il XVI e il XVIII secolo, ovvero nel periodo storico in cui l'isola faceva parte della Repubblica Veneta. Poi c'è stato nel XIX secolo un periodo napoleonico. Hanno solo rotto le palle i francesi, va? Come si suol dire. Ma questa la taglio sicuramente, o forse no. Stiamo scendendo per stare Gazza. Oh, che carine. Mangia l'amore. Hai la polizza assicurativa attiva. Mangia. Tra l'altro all'estero con la nostra polizza assicurativa, di cui non mettiamo il link perché tanto non ne frega un cazzo a nessuno, se muori all'estero per intossicazione mi danno un sacco di soldi. Sì? Sì. Ci penso, dai. Vuoi la bacca? A proposito, giusto, non so se pubblicherò mai questa clip, andatevi a vedere il video in cui parlo delle assicurazioni di viaggio. E secondo me è interessante, ha riscosso anche un discreto successo perché mi hanno fatto tante domande. Non ho un codice sconto per i miei followers, il nostro canale è troppo piccolino per attrarre l'interesse da parte delle assicurazioni. Questo è il paesaggio che si intravede scendendo dopo il percorso trekking, Mosca Trekking. Dico Mosca Trekking perché ho tipo addosso una cinquantina di mosche. Monella pensa che io sia morto. Non sto morendo, le mosche sentono certe cose. Che isola spettacolare. E dopo il trekking siamo arrivati sulla spiaggia. Non male. Poi da questa spiaggia si arriva, da questa camminata, si arriva in centro. Guardate qua, guardate, doccia pubblica. Camminata che nel 2017 quando siamo venuti si stavano costruendo. Esatto, poi. non c'era. Nel 2017 questo tratto era praticamente scoglio. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro. E qui siamo a Nerezzine. Ho trovato una pietra con i fossili. Mi guarda che ho trovato un Perché ieri mi sono vista un'ora di video. Quelli che spaccavano le pietre con i fossili. Ok, allora lo puoi spaccare però. Guarda. Sì, sono i fossili. Vedi? Questi sono crostacei attaccati. No, sono fossili. Sono fossili, ok. Senti, ok, guarda, vedi. No? Può essere, può essere. Portala a casa. Vedi? Portatela a casa. Mettiamo in salotto. Allora, come molti sanno, noi diciamo di andare a Cres, però di fatto Cres è formato da Cres, quindi l'isola di Cres con la cittadina Cherso, dove generalmente alloggiamo noi. Poi ci stanno Lusso in piccolo e Lusso in grande, che sono divise da un lembo di mare veramente piccolo, e c'è un piccolo ponticello mobile tra le altre cose, perché si può anche aprire, che è più o meno da quella parte lì. Ripeto, noi qua siamo a Nerezzine abbiamo riscontrato che rispetto a 2 anni fa hanno costruito una ciclabile
che va proprio dal ponte mobile che divide Cres da Lussino fino a Nerezine, quindi qualche chilometro. Questo perché loro investono, non c'è niente da fare. Da quella parte invece c'è Punta Grizza, è un territorio molto bello, molto naturale, pieno di sterrati per arrivare al mare, molte spiagge. Noi l'abbiamo fatto qualche anno fa, abbiamo anche dei video sull'ultimo video di Cres, potete vedere che c'è qualche spiaggetta veramente molto interessante. E per gli amanti del naturismo, dell'FKK, come si suol dire, ci sono anche dei camping per nudisti. Vabbè. E qui invece siamo a Galboca Beach. Poco fa siamo passati davanti a un cimitero in riva al mare. Sono sempre dei luoghi un po' particolari da vedere, non siamo entrati a visitare il cimitero, anche se un po' mi incuriosisce, dico la verità. E fa specie perché in pratica dall'entrata si vedevano i cognomi con assonanza chiaramente croata, quindi con, sai, quei cognomi tipo Bonicic, Cilicic, però le scritte del cimitero in italiano, tipo qui riposa, e qui così, qui così. E chiaramente ti fa un po' riflettere. Insomma, pensare che qua è l'Italia ti fa molto riflettere. Che poi ancora è sempre presente quel legame con l'Italia, in una maniera o nell'altra. Ci abbiamo Emanuela che sta facendo le fotografie, il nostro tour spiaggesco, e lì c'è una spiaggetta che secondo me in estate qua non si ci potrà neanche avvicinare, però ora in questo preciso istante abbiamo tutta la spiaggia per noi e qualche tedesco sicuramente bello. E vabbè, niente, siamo rimasti qui un paio di orette con la mia Emanuela, bellissima, guardatela come trasporta. Carry bag Emanuela. Io mi sono fatto il bagno in questo splendido posto, veramente ragazzi, questo è un posto spettacolare, bellissimo. Facciamo un altro girettino alla scoperta di un altro posticino carino magari. L'acqua devo dire non è freddissima, siamo a fine settembre, si può fare, nonostante nei giorni passati c'è stato un po' di vento, un po' di acqua, devo dire che merita davvero tanto. Mi dispiace andarmene, veramente bello.
per tenere, Bene, questa è la Baia dei Lischi, è un posto un po' difficile da raggiungere anche in moto, si fa qualche chilometro di sterrato in mezzo a quei boschi lì praticamente, ed è uno di quei posti della Croazia fuori proprio dal turismo, perché di fatto qui questo è proprio un borgo di pescatori come lo si intende un po' all'antica. È molto bello, è molto grezzo, la sede del pescatore che pescherà la sera sicuramente, un punto di Mali Lossini ci devi proprio arrivare, anche se di fatto una macchina tedesca ci precedeva. Questo è l'unico posto dove posso dormire, qui di fronte. Ah, Cava discesa a mare, vedi? sì, Anche... la scaletta. Quindi comunque gli hanno fatto qualcosa per i turisti. E questo qua è il borgo. Qui le imbarcazioni sono un po' più grezzette, è molto bello, il mare è fantastico. Cioè io non riesco, probabilmente non riuscirò a portare nel video, e nonostante qua siamo nel porticciolo, no? Ma qui il mare è non cristallino, di più, è bellissimo. Troppo bello. Monella, ti piace? Sì. E niente, il momento è arrivato. Sto andando a casa in maniera molto triste, Manuela. Tristissimi. Tristissimis, vero? Sì. Vabbè, ci sta, dai. Ora ce ne torniamo in quella del Trentino, tutta la giornata in moto. Dove ci sono circa 12 gradi, fantastico. Forse. Ma noi siamo temerari anche su questo, sulle temperature, come sapete benissimo. Dai 48 turchi di qualche mese fa agli 0 del Trentino. Un'escursione termica di ben 48 gradi, signori, ben 48. No? Perché io sto lavorando e tu parli? Perché io sono il videomaker, ok? E tu invece sei la scaricatrice di porto della coppia. Niente, adesso andiamo a comprarci una merendina per oggi e poi direzione Porozina per prendere il traghetto che ci porterà a Brestova. Tristemente. Hai ripreso? Certo. È che non si chiude comunque, non è una buona idea. Allora, vediamo i danni. Vai, i danni Ma il mio o il tuo? è il tuo. Vabbè, dai, allora. No, un cazzo. Bene, questa è Manuela che è molto dispiaciuta perché le è caduto il casco, e l'ha spaccato. Molto dispiaciuta. Questo sono io che, diciamo che ho preso 7 anni di purgatorio e siamo al porto di Porozina, direzione Brestova. E qui c'è la nave che si chiama Supeta, non so che cazzo vuol dire. Ma penso sia una località? Chissà, chi può dirlo? Può essere, non so cosa vuol dire. Bene, il nostro viaggio a Cres praticamente è finito. Anzi, il nostro viaggio in Croazia di quest'anno è finito. Abbiamo fatto Rab, abbiamo fatto Cres, come sapete non è la prima volta. Abbiamo saltato Pula, che non c'avevamo voglia di sbatterci. E insomma, è stato bello. Manuela, salutiamo. Ciao. Ciao, puoi farla tu la situazione con la mano? Ma devi premere. Odore di mare, caldo che scotta.